Bat, mi raccomando, aggiorna il sito con le taglie disponibili, tutte le volte. Ah, e poi non ti dimenticare di registrare il video unboxing per YouTube. E poi mi raccomando, fai quell'ordine che sennò ci dimentichiamo. Senti, io devo fare tutto qua, avanti, indietro, su e giù. Capito, scusa. Lavoro di su tutti i giorni, oh, ma che è? Io sai cosa c'è? Me ne vado. Vado fuori dall'Italia. Basta, mi sono stufato. Ma dove vai? Vado via, fuori dall'Italia. Ma sei sicuro? Certo. Io lancio la sigla, poi... Ma lancia quello che vuoi, io vado. Ciao a tutti. Boh, vabbè, fai come vuoi. Sigla! Io sono Bat e lui è il centralino e questo è Wrestle Zone. Bentornati su YouTube. Ho deciso di fuggire, basta, mi ero stufato e quindi sono venuto all'aeroporto per scappare. A parte gli scherzi, è giunto il mio momento di andare in vacanza, però vi porto comunque con me alla scoperta di qualche negozio fuori dall'Italia. Sono le 5:30, quindi chiudiamo qui questa clip e ci vediamo direttamente fuori dall'Italia. Siamo sbarcati a Londra. Adesso dobbiamo fare tutti i controlli. Ci vediamo direttamente nella City. Siamo arrivati nella camera. Veloce room tour, letto, bagno ed è finito qui. Non c'è più niente. Lavandino sul water. Il budget raga era ridotto. Infatti un po' Ci dobbiamo le bacchette. ci dobbiamo accontentare di questa soluzione. Sono venuto ovviamente perché ho un canale di sneakers e streetwear per farvi vedere i migliori negozi di sneakers e streetwear qui a Londra. Il primo negozio che abbiamo deciso di visitare è Stussy. Stussy è un brand di abbigliamento famosissimo nato per gli skater. Si trova nella zona di Soho ed è veramente fornito con tantissimi capi, giubbotti, magliette. Qui c'era un giubbotto veramente spaziale, un fleece rosso e nero, arancione, ma costava troppo. Magliette con grafiche di ogni genere e all'entrata del negozio c'era una palla da biliardo nera, simbolo iconico di molte grafiche del brand. Subito dopo ci siamo spostati da Wood. Anche questo negozio si trova a Soho ed è un brand streetwear nato nel 2002 in Danimarca. Negozio molto carino con capi molto particolari e insoliti che non si vedono spesso. C'è anche un'area dedicata alle ragazze e un piccolo angolo dedicato alle sneaker dove ho trovato alcune New Balance 550, una Adidas Samba e non tanto altro. Questi negozi ragazzi si trovano, vi giuro, uno di fianco all'altro. Infatti davanti a Wood c'era Palace. Anche Palace, come Stussy, è un brand nato per gli skater, famosissimo per tutte le sue innumerevoli collaborazioni tra cui Gucci e la Juventus. Il negozio è veramente bello, qui una parete intera di tavole da skate, giacchetti, felpe, pantaloni, magliette veramente di ogni tipo. Peccato perché non ho trovato nulla che mi potesse piacere così tanto da poterla comprare. Palace è un brand particolare perché ogni venerdì rilascia nuovi capi sia all'interno del loro negozio e sia sul loro sito online. Camminando sempre sulla stessa via troviamo Carhartt. Questo lo conoscete tutti. Il workwear per eccellenza offre una selezione veramente infinita di giacche, pantaloni, magliette, felpe, chi più ne ha più ne metta. Tanta oggettistica. Insomma, se volete un pezzo di Carhartt qui non potete
potete non trovarlo. Nella stessa via troviamo anche 47 Brand o 47, chiamatelo come volete. Questo marchio propone magliette in stile vintage come quelle che indosso sempre io nei video, con tutti i loghi e le grafiche delle squadre di baseball e di basket, ma soprattutto tantissimi cappellini. Siamo messi in una via più tranquilla per fare qualche considerazione sui negozi che abbiamo visto finora. Il più bello Palace, secondo me. Sì. Il più bello Palace, però ho trovato cose più carine da Stussy. Da Stussy c'era quel giacchetto rosso molto bello, costosissimo però molto bello. Tutti i negozi sicuramente molto belli, con cose molto particolari. Da Carhartt c'erano 1 miliardo di pantaloni, un sacco di cappellini da 47 Brand. Non siamo ancora andati da Supreme perché oggi è giovedì e di solito Supreme il giovedì fa il drop e di conseguenza non si può entrare. È una cosa particolare. Supreme, tutti questi negozi sono attaccati uno di fianco all'altro, quindi uscivo da uno, entravo nell'altro. Vorrei comprare qualcosa, non ho ancora trovato nulla. Io sì. Quindi, te sì? Sì, ma non l'ho comprato perché manca. Unico cop finora, gli M&M's. Adesso ci dirigiamo verso End, che dovrebbe essere bellissimo, e I Melon d'Or. In Italia non esiste un negozio di I Melon d'Or e sono curioso di vedere. End si trova vicino a Carnaby Street, sempre nel quartiere di Soho. È una boutique, quindi all'interno troviamo prevalentemente brand di lusso, ma anche molte sneakers, ma soprattutto brand streetwear di fascia medio-bassa. Il negozio, raga, è bellissimo, cioè vi giuro spaventoso, ma secondo me quello di Milano è ancora meglio, perché sì, raga, End lo troviamo anche a Milano. Comunque siamo saliti al piano superiore e sbam, tutte queste sneaker davanti ai nostri occhi. Sì, c'erano anche le TN. Purtroppo però niente Jordan 4. Il piano superiore era il doppio di quello inferiore. Queste felpe di Rude mi facevano impazzire, ma 600 sterline. Oltre a Rude comunque troviamo anche tantissimi altri brand come Off-White, Palm Angels, Burberry, Valentino. Ragazzi, era l'imbarazzo della scelta. Addirittura troviamo anche Represent, che è uno dei miei brand preferiti. Tante felpe molto belle, ma nessuna mi ha convinto fino in fondo. Siamo passati poi da I Melon d'Or. Qui devo aprire una parentesi, raga. Lo stile del brand è uno streetwear molto classico che può non piacere, ma il negozio, raga, era una bomba. Uno dei negozi più belli che io abbia mai visto. Ho fatto poche clip perché sono rimasto a guardare questo spettacolo, dovete passarci assolutamente. Abbiamo concluso poi il nostro primo giorno visitando il National Gallery. Un po' di cultura non fa mai male. Nell'itinerario di quel giorno non era presente la visita in nessun negozio, ma camminando ho incontrato questo. E che fai, non entri? Eravamo nella zona di Knightsbridge, vicino ad Harrods. Il negozio era veramente bello e anche molto fornito, con sneakers di ogni tipo e di ogni rarità. Oltre alle scarpe era presente anche molto abbigliamento, Nike in collaborazione con Off-White, Jordan in collaborazione con Travis Scott, Uniqlo per Coase e tante box logo anche di Supreme. Purtroppo però il negozio non aveva un nome. Selfridges, uno dei negozi più grandi di tutta la città. Qui dentro a livello di moda si trova veramente tutto. Sono chiaramente presenti tutti i brand di alta moda, ma io mi sono concentrato sulla parte streetwear. Addirittura c'era una bowl per gli skater. Ho trovato molti capi interessanti e particolari, ma anche giubbottini vintage di Supreme. Sì, c'era anche la DeLorean di Ritorno al Futuro e questo era il corner dedicato a Bape. Occhiali, denim, ma io voglio vedere le scarpe. Oh, ecco le scarpe. All'interno di Selfridges si trova anche Offspring, che è un retailer britannico famoso. Avevano le Jordan in collaborazione con Union LA, le Jordan 1 Lucky Green e le Jordan 1 Low Black Toe. Avevano anche, non queste no, ecco sì, le Dunk, sì, avevano anche qualche Dunk e proprio lì di fianco una lavanderia per le scarpe. Sì, una lavanderia per le scarpe. Qui vedo una Travis Scott e qui vedo la magnificenza di Selfridges. Cioè, raga, guardate che maestosità e che imponenza. Siamo appena stati da Selfridges, uno dei negozi più belli in assoluto qui a Londra, tipo Harrods, però ci sono molti negozi streetwear. C'è anche uno spazio dove si può andare in skate. L'hai visto? No, ho detto che c'è un skateboard. Il bro c'ha la macchina. Oltre ai negozi di abbigliamento e streetwear è pieno anche di profumi, trucchi,
cosmetici, e infatti la signorina gigante. Vi giuro che ovunque, in ogni angolo, in ogni parte della città è pieno di questi tricicli, mezzi tamarrissimi, perché di notte si illuminano tutti con i LED, le luci, e tu paghi e vieni portato in giro per la città da questi tricicli. Sparano la musica a palla e vi fanno fare il giro in mezzo alla città in modo tamarro. Subito dopo ci siamo spostati nella zona di Bloomsbury. Qui si trova Presented By, che è in assoluto il negozio di sneakers RSL secondo me migliore di Londra. Ero stato qui anche nel 2018, quindi già sapevo l'aria che si respirava, ma ogni volta è sempre magico. Negozio veramente veramente bello, ma soprattutto tantissime sneakers anche molto rare e introvabili. Senza neanche saperlo, lo store manager del negozio è italiano, si chiama Lorenzo. Abbiamo parlato un po' di come va il negozio e di come si gestisce soprattutto un negozio di questo calibro. È stato veramente molto simpatico, lo ringrazio un sacco. Qui vediamo veramente tante Jordan 4, lo store è fenomenale, passateci assolutamente. E il terzo giorno si conclude con questo spettacolo di vista. Penultimo giorno, andiamo a vedere Supreme, andiamo a vedere Patta, negozio di sneakers che abbiamo visto l'altra sera. Oggi Kicks abbiamo visto questo negozio di scarpe sneakers che io non conoscevo, era chiuso perché era sera, e oggi andiamo a vederlo e poi vediamo se c'è qualcos'altro da vedere. Il primo negozio che abbiamo visitato il quarto giorno è stato Patta, molto piccolo come negozio ma ben fornito. Erano presenti felpe e giubbotti del brand e anche alcune sneakers come Jordan 3, Jordan 5 e qualche Dunk. Poi è stato il turno di Supreme, iconico negozio di Londra, addirittura è stato anche uno dei primi negozi del brand ad essere stato aperto in Europa. Come avevo già spiegato per Palace, anche Supreme ogni giovedì rilascia nuovi vestiti e quindi ogni settimana troviamo cose completamente nuove. Purtroppo la settimana in cui sono andato io, a parte qualche pantalone e qualche magliettina carina, non c'era nulla di che. Lo store in ogni caso è molto bello. A seguire siamo stati da OG Kicks, negozio di resell che non conoscevo, ricco ovviamente di tantissime scarpe, ma la cosa che mi ha colpito di più è la vendita anche dell'usato. Oltre alle sneakers c'era anche un piccolo spazio dedicato all'abbigliamento, Supreme, Bape, Palace e anche qualche pezzo vintage di Stone Island abbiamo trovato. Il negozio si trova in una traversa di Carnaby Street, vi consiglio di farci un giro. Molto bello oggi Kicks, che non conoscevo e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Negozio molto bello, vendono anche l'usato, cosa che non condivido, però ci sono anche le scarpe usate. I prezzi sono altini perché qua con le sterline il prezzo sale parecchio, e il negozio è molto bello, tante scarpe, 2 pareti piene di sneaker, quindi molto molto bello. Supreme anche molto bello, non si poteva riprendere, c'erano molti bodyguard, quindi non ho fatto delle riprese molto belle. Peccato che non c'era nulla di carino a livello di abbigliamento, cioè che mi potesse piacere da comprare. Chiaro, Supreme quando esce va a ruba e di conseguenza le cose belle finiscono subito. Molto carino anche Patta, piccolo, molto piccolo. Ho visto Jordan 3, Jordan 5, Dunk, però molto più piccolo rispetto agli altri. Allora, Bat, io spero che la tua vacanza stia procedendo bene, che tu stia imparando l'inglese, che tu stia visitando i musei, quant'altro, però io qua sono rimasto da solo, con tutti gli ordini da spedire, sto impacchettando da stamattina, lì ci sono gli altri, di sopra ne ho ancora, quindi sarebbe gradito che tu ti dessi una mossa a tornare, quindi se puoi ti ringrazio, ma avrei bisogno di un aiuto.
Buon proseguimento. Stai tranquillo, centralino, adesso torno, questo è l'ultimo giorno e poi vengo a darti una mano. Oggi ci siamo spostati in un quartiere poco fuori Londra, ovvero Camden Town, famosissimo per il suo mercato, dove possiamo trovare anche tanto abbigliamento vintage. Questo è il primo negozio vintage in cui siamo entrati, pieno zeppo di tanti Levi's, ma anche tanto Carhartt. C'era veramente una quantità infinita di pantaloni. Ero anche riuscito a trovare un pantalone carino che mi piacesse, l'ho provato ma purtroppo mi era troppo piccolo, era un colore verde oliva che veramente mi faceva impazzire, peccato la taglia veramente. Dopo questa esperienza positiva passiamo ahimè a quella negativa. Continuando a passeggiare per il mercato mi sono trovato davanti a queste bancarelle piene zeppe di giubbotti di Carhartt che all'inizio non mi dispiacevano, ma poi guardandoli meglio e soprattutto guardando le altre cose che vendevano mi è sorto il dubbio che questi giubbotti mi nascondessero qualcosa. Di conseguenza mi sono limitato a guardare e non comprare, e quando sono tornato in Italia ho avuto le mie conferme peggiori. Tutti questi giubbotti di Carhartt sono fake. Questa cosa l'ho capita guardando un video di Giulio Marchioni, un ragazzo super esperto di vintage che realizza anche video a riguardo. Ovviamente non tutti sono fake, però fate sempre attenzione. Mentre tornavamo alla metro ci siamo imbattuti in questo negozio molto particolare perché all'interno abbiamo trovato un sacco di prodotti usati. Sì raga, tutto quello che vedete, le felpe di Bape, gli Evisu, ma anche le sneaker che erano presenti in questo negozio erano tutte usate. Qualche felpa anche di Supreme, chiaramente sempre usate, e anche qualche capo di Trapstar è un brand che non mi fa impazzire, ma qui lo vendevano ovviamente sempre tutto usato. In conclusione, a Camden Town il vintage potete trovarlo, ma fate attenzione a quello che comprate perché non tutto è originale. Siamo appena stati a Camden Town, che è un quartiere poco fuori Londra. Adesso siamo tornati invece più nella città, ci stiamo riposando su una panchina perché adesso andiamo nell'ultimo negozio, perché questo è l'ultimo giorno e poi è finita la mia vacanza, che è Dover Street Market. Ci siamo passati ieri sera ma era chiuso e quindi ci andiamo adesso che dovrebbe essere aperto. Piccola riflessione sui negozi di Camden Town, molto particolari, tanto vintage ma tantissimo vintage, quindi se vi piace il vintage quello è il posto giusto. C'era anche un negozio vintage di sneaker, avevano tutte sneakers edizioni limitate ma usate. Io se devo comprare una sneaker preferisco sempre una scarpa nuova, però c'è anche questo tipo di mercato. Sulla parte vintage di abbigliamento bisogna stare attenti perché ci sono anche parecchi negozi di fake, parecchie bancarelle con magliette Supreme, Balenciaga, Off-White, tutta robaccia fake. Ho visto anche parecchio vintage di Carhartt fake. Io non sono un esperto di vintage, però mi puzzava il naso, quindi se c'è qualche esperto di vintage che guarda questo video mi faccia sapere se i capi che ha visto prima potevano essere originali oppure fake. Non mi sono fidato, mi sembravano dei giubbotti di Carhartt vintage ma brutti, che puzzavano di fake. Ultimissimo negozio, Dover Street Market, una delle boutique e uno degli e-commerce più grandi di tutto il mondo. Letteralmente 5 cavolo di piani dedicati tutti ai brand più influenti della moda. Il negozio è arredato benissimo, sembra quasi un museo d'arte moderna con queste sculture veramente appariscenti. Io mi sono concentrato nel piano sottoterra, che è quello dedicato all'abbigliamento streetwear. Qui ho trovato qualche felpa di Stussy in collaborazione proprio con Dover Street Market, qualche pantalone molto particolare sempre di Stussy, avevano anche qualche capo della collaborazione tra Jordan e J Balvin. I pantaloni li ho anche io, sono veramente una hit, giacchetti molto belli. Qui c'era un piccolo angolo dedicato a Bape con felpe, magliette, pantaloni, crewneck, giacchetti, avevano veramente qualsiasi cosa. Quest'ultimo non me l'aspettavo perché pensavo facesse solamente monomarca, ma avevano anche Palace.
Palace. Ovviamente erano le stesse identiche cose che avevamo visto nel negozio di Palace qualche giorno fa. Conclusione, Dover Street Market sicuramente uno dei migliori negozi di Londra. Si conclude qui, raga, il mio viaggio a Londra. Lo so, ci sono tantissimi altri negozi che non ho potuto far vedere, sono stato 6 giorni e di conseguenza non sono riuscito a visitare proprio tutta la città. Ricordate di mettere like al video, iscrivervi al canale e fatemi sapere nei commenti qual è il negozio che vi è piaciuto di più. Il Bat vi saluta e ci vediamo in un prossimo video.